Ciao, vediamo insieme come creare un'animazione come questa con Photoshop, utilizzando delle immagini, delle forme e dei testi, in modo molto semplice ma per ottenere un risultato assolutamente efficace. Immaginiamo quindi di dover realizzare un banner animato per un sito, quindi per promuovere un bene, un servizio o un prodotto. Partiamo subito, apriamo l'interfaccia di Photoshop, andiamo su Crea Nuova, dopodiché andiamo a inserire le dimensioni, possibilmente non troppo grandi. Ricordiamoci che stiamo progettando un banner per un sito, che potrebbe essere verticale, orizzontale, quadrato. Nel nostro caso lo faremo quadrato, magari di 512 pixel x 512. Lasciamo 300 pixel per pollice e chiaramente metodo di colore RGB, sfondo anche bianco, ok. Ora la prima cosa da fare è andare a creare tutti i vari livelli, ognuno dei quali corrisponderà a un contenuto che poi sarà successivamente animato. Quindi andiamo a duplicare lo sfondo originale trascinando il livello sfondo bloccato sull'iconcina crea nuovo livello in basso a destra nel pannello livelli, dopodiché manteniamo il livello copiato selezionato, magari andiamo ad aggiungere una sfumatura cliccando sull'iconcina sfumatura qui dal pannello strumenti, poi da pannello dinamico possiamo andare a editare la sfumatura, magari a renderla dal nero o dal grigio al bianco, in questo modo, giocando appunto con i marker e andando con la tavolozza colore a puntare il colore giusto, clicchiamo su ok e poi con lo strumento selezionato magari andiamo a dare una sfumatura del genere lineare dal basso verso l'alto. Chiaramente è tutto a discrezione, possiamo anche utilizzare semplicemente una texture come sfondo e prelevandola da una posizione diversa, quindi da una cartella per esempio trascinandola all'interno dell'interfaccia. Dopodiché andiamo a creare il secondo livello, che potrebbe essere un'immagine che entra dal lato e termina qui al centro dell'area di lavoro. Preleviamola quindi dalla nostra cartella. Eccola qua, la nostra immagine. Una volta caricata, con le maniglie di ridimensionamento, la andiamo a ridimensionare per quella che sarà poi la dimensione originale. Immaginiamo chiaramente di posizionare l'immagine e di lasciare comunque lo spazio per eventuali altri elementi grafici che possono essere appunto forme, testi. Possiamo eventualmente andare anche a rinominare la nostra immagine. Ora, sempre in ordine di comparsa, andiamo a inserire un nuovo livello, che sarà per esempio un livello delle forme. Quindi vado a selezionare lo strumento Ellisse. Con lo strumento Ellisse vado sul pannellino dinamico che si trova nella parte superiore, seleziono sempre la modalità forma, dopodiché apro il menu relativo al colore di riempimento e vado a selezionare un colore di riempimento, magari che si ispira alle palette colori dell'immagine. Quindi potrei prendere l'immagine come punto di riferimento per generare la palette colore di tutti gli elementi successivi. Ora che ho selezionato il colore di riempimento, con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse vado a disegnare un cerchio proporzionato, poi posso eventualmente andare anche a modificare il colore aprendolo dal pannello proprietà e andandolo magari a rendere più scuro come in questo caso. Ora vado a creare un nuovo livello e di nuovo con lo strumento Ellisse vado a disegnare una nuova forma. Anche qui in questo caso vado a dare un colore diverso che potrebbe essere il giallo. Potrei anche prenderlo col contagocce e andare a prelevare il giallo della maglietta dell'immagine ed ecco qua, lo sposto qua sopra. Ora seleziono lo strumento testo e vado a creare il primo testo. Immaginiamo quindi di avere magari uno o più testi di riferimento per questa animazione. Il primo potrebbe essere appunto il testo incentivante. Vado a selezionare magari un determinato tipo di font, che potrebbe essere Itmo, font pulito, aggraziato ma netto. Chiaramente vado a selezionare anche la dimensione del font, che deve essere chiaramente adatta alle dimensioni della nostra immagine. Quindi torno a selezionare il font, sempre dal pannello dinamico, gli vado a dare un colore che potrebbe essere questo scuro, poi lo riseleziono tutto e vado ad scrivere il mio messaggio. Chiaramente vado ad aggiustare anche l'interlinea, quindi la distanza sia tra le righe sia tra le singole lettere. Ora vado ad aggiungere un nuovo livello forma, in questo caso rettangolare, può simulare una sorta di sottolineatura di questo testo. Anche qui dal pannello dinamico vado ad associare un colore che potrebbe essere in questo caso appunto giallo e lo vado a posizionare qui alla fine del testo in corrispondenza della guida sensibile rosa che si è attivata. Assicuriamoci chiaramente dal menu visualizza che dal sottomenu mostra siano attive le guide sensibili. Queste ci aiutano ad allineare meglio tutti gli elementi all'interno della nostra grafica. Bene, questa potrebbe essere la prima scena della nostra animazione. Ora andiamole a nascondere tutte, tranne lo sfondo chiaramente, e immaginiamo una seconda scena di questa animazione, il tutto chiaramente nel giro di 2 massimo 3-4
30 secondi. Andiamo quindi a disegnare per esempio di nuovo un cerchio, magari questa volta molto più grande, quasi a grandezza intera quanto le dimensioni dell'immagine, e sempre con la combinazione Shift più clic del mouse lo vado a posizionare qui e gli vado a dare chiaramente un altro colore che potrebbe essere, facendo anche doppio clic sul livello, un arancione come questo. Poi con lo strumento sposta lo vado a posizionare centralmente rispetto all'area. Ora posso andare a clonarlo in questo modo, dopodiché seleziono il livello del primo cerchio, vado in basso nel menu delle opzioni di fusione, vado ad annullare il riempimento e vado ad attivare solo per esempio la traccia, come in questo caso dando una dimensione abbastanza visibile, e poi mi assicuro che la catenella nel pannello superiore, quindi quello dinamico relativo a questo elemento, sia attivata in modo da andare a fare un ridimensionamento proporzionale, come in questo caso. Poi chiaramente con CTRL o Command più clic del mouse li vado a selezionare entrambi e li vado a spostare più in basso in modo da avere anche per questi una centralità. Ora seleziono di nuovo lo strumento testo, vado ad aggiungere quello che è il messaggio finale, faccio un clic all'esterno e scrivo il mio messaggio. Lo seleziono tutto e dal pannello dinamico nella parte superiore clicco su centra testo, poi con lo strumento sposta lo sposto al centro e con le maniglie di ridimensionamento lo vado a ridimensionare un pochino, ingrandendolo così. Poi posso anche fare un doppio clic di nuovo sul testo, seleziono solo questa parte di testo e dal pannellino carattere gli vado a dare un bold, quindi vado a boldare leggermente questa parte di testo. Ora vado ad aggiungere due icone che sarebbero le icone del store Google e Apple, in modo da terminare con i contenuti che completano appunto questa animazione. Ed ecco qua, le ho inserite, ora le vado a selezionare entrambe, ricordo sempre CTRL o Command più clic del mouse, poi dalle maniglie di ridimensionamento le vado a ridimensionare in modo da renderle comunque visibili ma proporzionate rispetto al resto degli elementi, dopodiché seleziono la prima icona e la sposto qui con le freccette. Ed ecco qua, posso dirmi soddisfatto, ora ho tutti gli elementi che vanno a comporre sia la prima che la seconda scena della mia animazione, li vado a nascondere cliccando sui vari occhiolini e mi sposto in basso, seleziono lo strumento sfondo copia e vado sul menu finestra timeline. Ed eccola qua, questa sarà la nostra cabina di regia e ci permette appunto di creare e personalizzare la nostra animazione applicando dei movimenti e degli effetti a ogni singolo livello di contenuto che abbiamo appena creato. Clicchiamo quindi su Crea Timeline Video ed eccolo qua, automaticamente il programma mi fa vedere che per ogni livello è stata fatta una riga di animazione qui lungo la timeline. Ora non ci spaventiamo, vediamo brevemente quali sono le caratteristiche della timeline video di Photoshop. Partendo dal basso vediamo che possiamo convertire le animazioni in animazione di fotogrammi, ma non è questo il caso perché noi possiamo tranquillamente gestire le animazioni anche con i livelli come sono stati incorporati nella timeline. Questo poi ci permette di fare un rendering video se volessimo esportare l'animazione finale a mo' di video, ma noi utilizzeremo appunto il formato GIF, formato molto comune, quindi potremo anche bypassare questo comando. Qui vedremo appunto il tempo e chiaramente qui la frequenza dei fotogrammi. Conviene lavorare 30 fotogrammi al secondo perché ci permette di calibrare in modo molto preciso la velocità per secondo, quindi 30 fotogrammi al secondo. Qui poi possiamo andare a decidere di diminuire o ingrandire la timeline e quindi la visione dei singoli livelli. Vediamo poi per ogni livello ci sono delle freccette sulla sinistra che ci permettono appunto di aprirle e di andare a gestire vari valori di quel singolo livello, che possono essere la posizione, l'opacità, lo stile, a seconda chiaramente del tipo di livello, del tipo di contenuto di cui dobbiamo gestire e creare l'animazione. Lo sfotocopia lo lasciamo inalterato. Ci spostiamo quindi sul primo livello di contenuto, che sarebbe l'immagine. Come vedete viene automaticamente selezionata anche qui sul pannello livelli. La vediamo dalla miniatura e l'immagine della ragazza che abbiamo scontornato da una precedente immagine. Se apriamo il relativo menu a tendina vediamo chiaramente i parametri che possiamo utilizzare per animare questa immagine: trasforma, opacità, stile. In breve, trasforma ci permette di ridimensionare per esempio un'immagine o di spostarla di posizione da un punto all'altro, quindi per esempio dall'esterno all'interno dell'area. L'opacità ci permette appunto per esempio di farlo partire che non si vede e farlo arrivare nell'area con una visibilità piena. Lo stile ci permette invece di applicare uno stile a quell'immagine o a quel contenuto, magari cambiarlo durante il percorso di animazione. Come funzionano le animazioni? È fondamentale prendere padronanza del concetto di keyframe, cioè il punto chiave da cui parte e il punto chiave in cui finisce un'animazione.
Vediamo subito nello specifico. Come vedete nella parte alta c'è la linea temporale che viene appunto definita ogni 15 frame. Infatti qui abbiamo 0 frame, 15 frame e un secondo, perché abbiamo detto che stiamo lavorando a 30 frame al secondo e così andando avanti 3 secondi, 3 secondi e 15, 4 secondi. Ora spostiamo la riga temporale all'inizio e definiamo per esempio qui il primo keyframe per quanto riguarda parametro trasforma. Poi ci spostiamo a 15 frame dopo l'inizio, andiamo a cliccare un nuovo keyframe. Significa che in questi 15 fotogrammi avverrà la prima animazione. Vado a selezionare quindi il primo keyframe, attivo l'occhiolino, quindi rendo visibile l'immagine e con il primo keyframe selezionato la vado a spostare per esempio all'esterno. Ora faccio uno zoom all'indietro in modo da avere contezza anche che quando l'immagine entra sarà filo filo la parte finale. Mi sposto con la freccetta, vado a selezionare il secondo keyframe ed eccola qua l'immagine inserita all'interno della grafica. Quindi come vedete ho fatto la prima animazione dall'esterno all'interno in questo modo. Ora mi fermo chiaramente sul secondo keyframe, quello di arrivo dell'immagine, vado a ridurre a icona il contenuto dell'immagine e mi sposto sul secondo livello, quello dell'ellisse, lo vado a rendere visibile, quindi attivo l'occhiolino, poi attivo anche qui il menu a tendina e come vedete qui si aggiungono altri parametri. Ricordatevi, per quanto riguarda le immagini possiamo utilizzare il parametro trasforma o posizione, per quanto riguarda invece le forme, come in questo caso, dovremo utilizzare per spostarle il parametro posizione maschera vettoriale. Quindi facciamo un clic, attiviamo il keyframe in corrispondenza dell'arrivo dell'immagine, eccolo qua, significa che qui partirà l'animazione dell'immagine ellisse 1 del cerchio rosa. Ora spostiamolo quindi al di fuori, magari qui ci spostiamo di 15 frame più avanti, andiamo ad aggiungere un nuovo keyframe, dopodiché vado a spostare con lo strumento sposta il keyframe all'interno dell'immagine ed eccolo qua, come vedete si attiva dall'esterno all'interno. Ora voglio aggiungere anche un livello di opacità, cioè voglio fare in modo che tornando al primo keyframe quando il cerchio è fuori il livello di opacità del cerchio è 0, quindi vado ad aggiungere un keyframe, mi sposto nella parte alta del pannello livelli e a 0 l'opacità. Poi vado al secondo keyframe, quello dove arriva il cerchio, vado ad attivare un keyframe di opacità e vado ad aggiungere il 100%, in modo da ottenere questo effetto da 0 a 100 e nello stesso tempo si muove dall'esterno all'interno. Vado a fare quindi lo stesso discorso anche per il secondo cerchio, quello giallo in alto a destra, lo attivo, quindi rendo l'occhiolino visibile e lì dove finisce il primo cerchio vado ad attivare gli stessi keyframe di posizione e di opacità anche al secondo cerchio. Ricordatevi sempre opacità e posizione maschera vettoriale. Qui parte e lo facciamo partire all'esterno con un'opacità 0 e dopo 15 frame vado ad attivare i keyframe di arrivo, tosto il cerchio all'interno e attivo l'opacità in modo da ottenere questo risultato. Ora resto sui keyframe di arrivo di questo livello, lo riduco a icona e mi sposto sul livello successivo, il testo. Il primo testo lo attivo con l'occhiolino, lo apro al menu a tendina e anche qui per esempio posso attivare il keyframe trasforma e alterazione testo. Sono parametri che si attivano in base alla tipologia di contenuto. In questo caso abbiamo alterazione testo perché stiamo lavorando a un testo. Ora che ho creato i keyframe di partenza mi sposto con la linea temporale di 15 frame e vado ad attivare i keyframe di arrivo sempre per i parametri che ho selezionato trasforma e alterazione testo. Quindi mi sposto sulla prima, attivo toccando i due parametri, prima quello che trasforma quindi per la posizione e lo vado a posizionare qui, poi attivo quello dell'alterazione testo, mi sposto con il cursore sulle maniglie di ridimensionamento del testo e lo vado ad ingrandire per esempio in questo modo, poi dal pannello dinamico nella parte alta do ok. Ora con le freccette mi sposto sui secondi keyframe di arrivo ed ecco qua, quindi avrò questo effetto. Parte da essere grande ed esterno, finisce a essere piccolo all'interno della nostra area. Mi posiziono quindi sui keyframe di destinazione, chiudo questo livello, vado sopra, come vedete adesso si attiva il livello della sottolineatura gialla e qui per esempio potrei attivare gli stessi parametri, in questo caso trattandosi di forma andrò ad attivare posizione maschera vettoriale che coincideranno con l'ingresso e l'arrivo del testo. Infatti se seleziono il parametro di arrivo posto fuori la forma della sottolineatura ed ecco qua. Parte da fuori, arriva dentro. Resto sui keyframe di destinazione. A questo punto ho realizzato la prima scena. Ora devo spostare tutto al di fuori, quindi fare in modo che tutti i contenuti che ho inserito all'interno debbano uscire fuori, in modo da dare spazio e corpo ai contenuti della seconda scena, che sono questi, ossia questi ancora da rendere visibili. Quindi che cosa faccio? Chiaramente ora sono sul secondo 2, per fare in modo che i testi restino ancora, mi sposto fino al secondo 3, con la linea temporale, e da qui vado ad attivare di nuovo il parametro trasforma, per quanto riguarda il testo, il livello testo che ora è selezionato e per quanto riguarda il livello del rettangolo di sottolineatura, diciamo così, quello giallo.
poi mi sposto 15 frame dopo, vado ad attivare un nuovo keyframe per entrambi i livelli, sia per il testo che per la sottolineatura, e il testo lo vado a portare fuori, magari in questo modo qui, da questa posizione in alto a destra, poi seleziono il keyframe del rettangolo e lo sposto al di fuori, magari trascinandolo verso la posizione da cui è partito all'inizio. Ora mi sposto in basso, torno al punto di partenza da cui esce il testo e con l'ellisse selezionata vado ad aggiungere una posizione di maschera vettoriale e la stessa cosa la vado a fare anche per l'ellisse rosa, il cerchio rosa, e per l'immagine. In questo caso per l'immagine utilizzerò il parametro trasforma. Ora mi sposto di 15 frame ed ad aggiungere un nuovo keyframe per l'immagine, per il cerchio rosa e per il cerchio giallo. Il cerchio giallo selezionato lo porto giù, lo faccio uscire dall'area, idem per quanto riguarda il cerchio rosa, chiaramente devo sempre selezionarlo prima, quindi seleziono il punto di arrivo, in questo caso dell'ellisse, e lo trascino fuori, seleziono il punto di arrivo, in questo caso dell'immagine, e la porto fuori. Ora, a 3 secondi e 15, l'area è di nuovo vuota, quindi mi vado a spostare sul primo contenuto che va a popolare la seconda scena della nostra animazione, apro il menu a tendina, vado ad attivare l'occhiolino in modo da renderlo visibile e a questa altezza temporale vado ad attivare per esempio la posizione maschera vettoriale, facendolo partire magari dall'esterno, poi dopo 15 frame attivo un altro keyframe, sarebbe appunto la posizione di arrivo, e lo sposto qui, sempre centrale grazie alle guide sensibili. Farò la stessa identica cosa anche per quanto riguarda il cerchio con il riempimento. Vado ad attivare una posizione di maschera vettoriale per l'arrivo e una per la partenza. Mi sposto con le freccette sui keyframe già realizzati, faccio un clic qui, chiaramente una volta creato il keyframe di partenza lo sposterò qui per esempio e otterrò questo gioco di animazione. Ora vado ad attivare il livello testo, che potrebbe essere ad esempio soggetto di un'animazione magari di opacità, attivo un keyframe di opacità per l'arrivo e un keyframe di opacità anche per la partenza, dove magari questo parte con un'opacità 0 e quando i cerchi entrano si attiva, in questo modo rendendosi visibile al 100%. E infine attiverò, partendo dal termine dell'animazione del testo, anche le due icone dei due App Store. In questo caso si tratta di immagini e non di forme, perciò andrà benissimo il parametro trasforma. Attiverò quindi due keyframe di partenza e dopo 15 frame, che è la distanza temporale che ho utilizzato fino ad ora di movimento tra la partenza e l'arrivo per ogni contenuto, vado ad attivare anche i keyframe di arrivo. Mi sposto quindi su quello di partenza, attivo quello della prima icona, per esempio la porto qui, attivo quello della seconda icona e la porto qui, fuori, esternamente. Quando vado ad attivare l'animazione, eccole qua che entrano. Bene, l'animazione finisce a 5 secondi, io potrei chiaramente diminuire il tempo semplicemente trascinando questa linea. Se vado qui a sinistra posso andare direttamente al primo fotogramma, posso attivare un'anteprima, posso andare al fotogramma successivo, quindi fotogramma per fotogramma, vedere l'animazione fotogramma per fotogramma come si muove, e se avessi per esempio attivato anche un audio, caricato una traccia audio, potrei attivare la riproduzione, ma in questo caso trattandosi di una GIF non è supportato il formato audio, non stiamo lavorando a un video da renderizzare poi con questo pulsantino. Qui possiamo eventualmente attivare la riproduzione ciclica, quindi una volta finita la facciamo ripartire in automatico subito dopo. Eventualmente, se sono presenti molti elementi ad alta risoluzione, possiamo abbassare eventualmente risoluzione per avere un peso minore nell'esportare il formato finale, lasciamo in questo caso per il 100%. Con questo pulsante che delle forbici possiamo andare a tagliare eventualmente dei livelli sulla timeline, e qui infine possiamo eventualmente andare ad applicare delle transizioni parametrandone anche la durata, quindi decidendo anche quanto deve durare tra una clip e un'altra, per rendere la transizione tra la fine di una clip e un'altra più leggera, per esempio con una dissolvenza incrociata. Non è questo il caso perché tutti i contenuti sono presenti per intero sulla linea temporale, perciò a questo punto non ci resta che spostare il mouse all'inizio, quindi la linea temporale all'inizio, magari rendere a icona la timeline, o meglio diminuirla trascinandola con il mouse, dopodiché mi sposto sul menu visualizza, clicco su adatta allo schermo in modo da avere lo schermo grande e poter dare il play e vedere l'animazione dall'inizio. Ed ecco qua, vediamo l'animazione ciclica, perché abbiamo impostato appunto la riproduzione ciclica, termina e ricomincia in loop, quindi all'infinito. Vediamo le forme, vediamo l'immagine, vediamo i testi che appaiono in dissolvenza, insomma la nostra animazione è completata. Troviamo stop per terminare la nostra animazione, o meglio per terminare l'anteprima della nostra animazione, poi ci spostiamo sul menu File, Esporta, Salva per web,
Andiamo a selezionare naturalmente il formato GIF. Se volessimo avere una GIF con i colori pieni che si vedono pienamente, chiaramente possiamo selezionare GIF con colori 256, che è il massimo previsto, lasciando magari per il resto tutto così inalterato con un dithering dell'88% in modo di diffusione dell'algoritmo sull'immagine. Attiviamo la trasparenza nel caso in cui lo sfondo non è pieno, come nel nostro caso, perché abbiamo creato uno sfondo con un gradiente, ma nel caso lo sfondo fosse appunto trasparente. Selezionando questa modalità avremmo supportato anche la trasparenza nell'esportazione finale. Qui in basso vediamo chiaramente la dimensione della GIF finale, la durata e, molto importante, la modalità anteprima, quindi direttamente sul browser, che è poi lo strumento con il quale possiamo vedere appunto le anteprime delle GIF. Se non l'avete fatto, attivate chiaramente cliccando su modifica elenco e andando a selezionare appunto browser con il quale vedere e visualizzare le anteprime delle GIF direttamente dalle cartelle di installazione dei vari programmi. In questo caso io ho attivato Chrome e Firefox come modalità di anteprima, dopodiché clicco su anteprima. Qui in basso chiaramente vedrò tutte le caratteristiche, le dimensioni e le caratteristiche tecniche di questa GIF, oltre naturalmente al peso. Posso andare a diminuire il numero di colori, in questo caso avrò una risoluzione leggermente minore ma un peso sicuramente più leggero, e questa è l'anteprima di una GIF a 128 colori. Se siamo soddisfatti del risultato, andrò a cliccare su Salva ed esporterò la mia GIF. Chiaramente posso anche qui andare a modificare l'opzione di ciclo, visto che in fase di realizzazione è stata impostata come riproduzione ciclica, quindi sempre. Posso andare anche a cambiare qui, prima di esportarla definitivamente, come riproduzione solo una volta. Noi lo lasceremo sempre e cliccheremo su Salva. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!